Questo suppongo che sia destinato ad essere l'ultimo video della serie sugli amplificatori vecchi. E fra tutti quelli che ho fatto, fra tutti gli amplificatori che abbiamo visto fino adesso, in realtà quelli che vedremo oggi sono gli unici che avrei voluto trattare. Perché c'è un tale divario, c'è una tale distanza concettuale, qualitativa, ingegneristica fra questi amplificatori e le baracche che abbiamo visto negli scorsi video. Baracche detto in generale, cioè non è neanche detto bonariamente, c'è proprio una differenza astronomica. I concetti che ci suggeriranno gli schemi che vedremo oggi, ecco, affossano totalmente tutta la produzione successiva e la affossano anche in fosse abbastanza profonde. Bisogna però fare una premessa. Gli schemi che abbiamo visto, e attenzione, sto parlando di schemi, non di amplificatori, così non facciamo nomi, nessuno si offenderà. Gli schemi che abbiamo visto si riferivano tutti ad amplificatori commerciali, cioè a quelli giocattolini da audiofilo che ancora oggi esistono in giro. Mentre gli schemi che vedremo oggi sono riferiti a tutt'altro genere di macchina. Anzi, partiremo da uno schema che di audiofilo non ha proprio niente di niente. Però potremmo ravvisare alcuni dettagli. Rompiamo gli indugi, oggi parleremo dei vecchi amplificatori Western Electric. Nel video di oggi non vedremo un amplificatore, vedremo una serie di schemi Western Electric degli anni 20 e 30. Ebbene sì, sono così vecchi. Non li analizzeremo in dettaglio, ma cercheremo di cogliere qualche spunto e di riconoscere la paternità di tutta una serie di cose venute posteriormente. Dicevo, non li analizzeremo in dettaglio perché un singolo stadio di uno di questi amplificatori conterrebbe abbastanza materiale per farci 2 o 3 video in certi casi, non in tutti, ma in certi casi sì. Per cui eviteremo, anche perché si va in questioni veramente un pochino complesse. Ci limiteremo a dare uno sguardo a questi schemi e riconoscere alcuni tratti caratteristici che hanno ispirato in maniera abbastanza diretta quella che è stata negli ultimi, diciamo 20-30 anni, l'ultra high-end, quell'iperuranio della produzione da boutique dell'alta fedeltà, iper costosa, iper esclusiva, tipicamente giapponese, un ambito che fa venire in mente quei nomi tipo quello di Audio-Techné, Sakuma, quello del ristorante Concorde, Kondo, ecco, fa venire in mente tutta questa gente qui. Ebbene, tutta questa pletora di cose assolutamente irraggiungibili, impensabili, ha radici in quello che si faceva negli Stati Uniti negli anni 20 e 30, nei laboratori Western Electric. I laboratori Western Electric si occupavano forse di ultra high-end giapponese anni 90? No, si occupavano di telecomunicazioni, si occupavano di telefoni, ecco proprio, si occupavano di radio, si occupavano magari anche di cinema e cose del genere. Ed è proprio qui che abbiamo visto nascere le cose interessanti. Fra quello che si faceva nei laboratori Western Electric in quegli anni e quello che facevano i vari Williamson, eccetera, tutti gli altri che abbiamo visto, è un po' come fare il paragone fra quello che si fa nei laboratori SpaceX per mandare l'uomo su Marte e i droni cinesi radiocomandati, giusto per dare un'idea del livello della ricerca che c'era nei diversi casi. Partiamo quindi con uno schema del 1922. Si tratta di uno schema eccezionalmente semplice, veramente essenziale, ma in questo schema c'è tutto quello che avremmo bisogno di sapere per fare un amplificatore dell'altro mondo. In realtà, se stessimo a guardare questo schema, potremmo ricavare già tutto quello che ci serve e non guardare neppure più quelli successivi, per quanto interessanti. Questo è il Western Electric 7A. Era un amplificatore realizzato per pilotare le linee telefoniche a lunga distanza. Quindi niente assolutamente di hi-fi. Diamogli un'occhiata e poi vediamo se a qualcuno è venuto in mente che cosa ci ricorda questo amplificatore. In ingresso, subito così, tanto per gradire, abbiamo un trasformatore con uscita variabile per regolare il guadagno, quindi per regolare il volume, se vogliamo chiamarlo così. A questo trasformatore, che già di per sé è sufficientemente interessante per far impallidire il 99,9% della attuale alta fedeltà,
Segue uno stadio a triodo a riscaldamento diretto, perché nel 1922 i triodi a riscaldamento indiretto non c'erano, caricato anch'esso da un trasformatore interstadio che fa anche da sfasatore e pilota le due valvole di potenza in push-pull. Non c'era la possibilità di scegliere la valvola che si voleva a quei tempi, bisognava lavorare con le valvole disponibili, per cui se si voleva un po' più di potenza, o paralleli o push-pull di dispositivi. Trasformatore d'uscita e via. L'alimentazione a batterie. Non c'erano neanche a disposizione tanti diodi raddrizzatori da poter usare per fare queste cose. E l'alimentazione a batterie forniva comunque una tensione abbastanza stabile, costante, poco rumorosa, eccetera. Ma torniamo noi al nostro amplificatore, che è fondamentalmente un progetto esoterico che potrebbe tranquillamente essere un Sakuma, un Audio-Techné. Se avete visto gli schemi di questi amplificatori avete senz'altro riconosciuto che l'architettura è esattamente identica, questo intendiamoci senza nulla togliere ai vari giapponesi e non solo giapponesi, perché anche negli Stati Uniti c'è stato un movimento di questo tipo, che hanno attinto a questo genere di progetti per fare delle cose assolutamente interessanti, però ecco, qui sono le radici, qui è iniziato tutto con degli amplificatori per linea telefonica della Western Electric. Se volessimo fare le pulci potremmo anche ravvisare in questo schema, che ne so, lo schema dello stadio d'uscita del Dacuno, se qualcuno se lo ricorda, è fatto così, naturalmente non per fare delle similitudini con certi geni incontrastati come i giapponesi e gli americani che abbiamo detto, però fondamentalmente questo è il modo per fare un amplificatore che funziona. Qualcuno me l'ha chiesto, si fa così. Scusate se vi interrompo un attimo, solo una brevissima pausa, così almeno fate riprendere un attimo i neuroni, poi ricominciamo a ragionare sulle cose importanti. Ma se mettete un like, vi iscrivete al canale e condividete il video, lo fate vedere a un po' di persone, YouTube è contento e poi fa in modo che questi video siano ancora più visti, cosa che a me fa un gran comodo, perché sapete che tutte le trasmissioni sono sponsorizzate da Acme Elettronica, eccetera, eccetera. Quindi ecco, prendetevi solo un secondo, cliccate le varie cose da cliccare e noi riprendiamo il video. Viene da chiedersi perché non andiamo a recuperare i vecchi Western Electric 7A e ci facciamo gli impianti stereo, probabilmente li troviamo a chili in qualche discarica. No, sono passati 100 anni, non li troviamo più a chili in discarica e poi attenzione, questi oggetti erano tutt'altro che hi-fi. Ricordiamoci che i componenti del tempo erano ben diversi da quelli attuali, cioè questi trasformatori, per quanto facessero meraviglie per l'epoca, hanno caratteristiche ben diverse da quello che al giorno d'oggi si potrebbe chiamare hi-fi a qualche titolo. Ricordiamoci che la banda passante di questi circuiti era telefonica, quindi 400 Hz, 4 kHz fondamentalmente, grosso modo, con tutto quello che consegue. Tuttavia, la cosa interessante ed estremamente intelligente è la capacità di questi ingegneri di ottimizzare grandemente l'efficienza di questi circuiti, perché un accoppiamento a trasformatore, un carico a trasformatore, è quello che permette di trasferire nel miglior modo possibile, nel modo più efficiente possibile, la potenza espressa dal mio dispositivo elettronico allo stadio successivo, di trasferire questa potenza allo stadio successivo e anche di farmi lavorare il dispositivo con le tensioni e le correnti minori, quindi in maniera più efficiente, con minori perdite in termini di potenza buttata via, ma anche minori perdite in termini di informazione trasferita da uno stadio all'altro, che è sempre il nostro grande problema. Incidentalmente, questi amplificatori sono anche estremamente semplici, ma proprio grazie alla loro architettura, non sono semplici a caso. Il fatto che utilizzino trasformatori permette loro di utilizzare pochi dispositivi attivi. Il trasformatore, fondamentalmente, se fatto bene, è un dispositivo passivo che non introduce distorsioni strane, ve lo metto tra virgolette. Il dispositivo attivo, per buono che sia, anche se stiamo parlando di una 300B, di una 211, di una 845, delle più belle valvole di questa terra, comunque farà delle porcherie sul segnale. Meno ne metto di questi dispositivi e meglio è,
Più è semplice il circuito, vi ricordate, lo dicevamo qualche video fa e lo dice anche Nelson Pass nei suoi scritti, quindi come al solito non date retta a me, date retta a lui, guardate che incidentalmente diciamo le stesse cose. Io le dico in italiano, pure più comodo, comunque. Come vi dicevo, visto questo schema potremmo lasciar cadere il microfono e chiudere la discussione, perché qualunque altra cosa voi mettiate a confronto con un oggetto del genere, con uno schema del genere, è meno efficiente, meno performante, meno ottimizzata. Sì, per carità, questo era un oggetto che non so neanche che valvole usasse, ma sono comunque quelle che oggi potremmo considerare delle robuste valvole di segnale, alimentate a 126 volt. Non è certo un amplificatore ad alta potenza, ma lo stesso schema, lo vedremo, si può scalare a potenze più alte, stadio per stadio. E anche ad alte potenze ci manterrà le buone abitudini di questi stadi più piccoli. Comunque, già che parliamo di Western Electric, diamo un'occhiata a schemi leggermente posteriori e vediamo se c'è qualcosa di interessante da vedere. Quello che abbiamo visto prima era un singolo stadio di amplificazione, quello che vediamo adesso è un amplificatore completo da PA, cioè da Public Address. Vediamo un po' cosa si può vedere. Beh, intanto, di nuovo, trasformatori d'ingresso, una regolazione del volume che questa volta è fatto con un partitore resistivo, quindi una cosa un pochino più semplice, più pratica da utilizzare. Un paio di stadi di guadagno, qui facilmente, ecco qui radio receiver, questo è un ingresso linea, quello che considereremmo un ingresso linea, cioè un ingresso da un ricevitore radio, dalla radio della nonna in versione chic, ecco. Qui invece trans 1 e trans 2 sono i due ingressi, sono due ingressi a bassa impedenza perché questo trasformatore è un 225.000, questo è un 20.000, 50.000, si riferisce evidentemente alle impedenze, quindi un ingresso ad alta impedenza, due ingressi a bassa impedenza, ingressi che sono su linee bilanciate, quindi si suppone che uscissero a trasformatori anche dispositivi precedenti, probabilmente potevano essere anche dei microfoni, ad esempio dei microfoni a nastro a bassa impedenza, oggetti del genere. A seguire, dicevamo, i nostri stadi di guadagno e poi il nostro amplificatore di potenza che utilizza sempre il solito schema, trasformatore di ingresso, amplificazione, trasformatore di uscita, e in questo caso il nostro amplificatore è un single-ended con la 205D, antica valvola a riscaldamento diretto, peraltro molto carina, suppongo che ai giorni nostri sia fra l'introvabile e il costosissimo, non sto ad indagare. La cosa da notare è che la stessa valvola viene utilizzata anche nella parte d'alimentazione come raddrizzatrice, perché non c'erano delle raddrizzatrici adatte a lavorare in circuiti del genere, per cui era una consuetudine, lo vedremo anche in altri schemi, utilizzare la stessa valvola come raddrizzatrice e come valvola di potenza. Come si usa un triodo di potenza in veste di raddrizzatore? Si collegano insieme la griglia e l'anodo e questo diventa appunto un triodo. Si elimina di fatto un elettrodo dal conto e lui lavora come raddrizzatore. Cosa molto carina, forse un po' costosetta con i triodi più grossi, ma vedremo che loro lo facevano anche con i triodi più grossi, alla faccia di tutti quanti, alla faccia di chi gli vuole male, perché tanto loro sono Western Electric e quindi possono. Riguardo a questo sistema, un dettaglio che ci viene in aiuto è questo connettore che indica un 272A, in questo caso un tasto di trasmissione, perché a quanto pare questo schema era la parte audio di un sistema ricetrasmittente radio. Sistema ricetrasmittente radio che comunque nel suo piccolo utilizzava un single-ended di 205 accoppiato a trasformatori per farvi sentire la voce di chi parlava dall'altra parte. Non stupiamoci di queste cose, quelle che adesso sono considerate delle assolute raffinatezze, chicche per audiofili totalmente illuminati e forse anche di un altro mondo, allora era la norma. Ricordiamoci che stiamo parlando di oggetti che servivano per lavorare in banda telefonica, 400 Hz, 4 kHz, quindi niente di folle. È chiaro che per usare schemi del genere in un ambito di alta fedeltà, e in questi casi alta fedeltà non lo metto più fra virgolette,
bisogna utilizzare dei trasformatori di caratteristiche totalmente diverse, nel senso, lo schema va bene, le valvole vanno molto bene, i trasformatori vanno aggiornati, nel senso che vogliamo avere una banda passante decente, ecco, non come certi trasformatori giapponesi che vengono considerati molto high-end e non arrivano a 15 kHz col bel tempo, ma non diciamo quali sono perché li usavano alcuni dei maestri giapponesi, vorrei mai che qualcuno se la prendesse sul personale. Esistono dei trasformatori che hanno delle bande passanti, delle risposte agli impulsi, delle impedenze interne ragionevoli e utili e che ci permettono di fare delle cose belle al giorno d'oggi. Non pensiamo che andando a prendere effettivamente la radio nella nonna, perché questi erano circuiti da radio della nonna, ve lo posso confermare io che smontando una radio qualche mese fa ci ho trovato dentro un circuito del genere, cioè il circuito di bassa frequenza, l'amplificatore audio era niente meno che un push-pull di 45 accoppiato a trasformatori, roba che adesso c'è da perderci le bave. Allora lo trovavate banalmente nella radio della nonna, che non era la radio della nonna, era la radio proprio in uso, la radio di famiglia. Vediamoci qualche altra chicca. Questo è il Western Electric 42, un amplificatore abbastanza classico, abbastanza conosciuto. Guardate come è fatto: trasformatore di ingresso push pull di 205, quelle erano le valvole dell'epoca, trasformatore di uscita. Volete sapere chi usa degli schemi esattamente identici a questi? Ma proprio uguali, con altre valvole, peraltro neanche così belle, Audio-Techne. Tutti gli amplificatori Audio-Techne, salvo forse qualcuno dei più vecchi, utilizzano questo schema. Con questo non voglio dire che gli Audio-Techne non funzionino, che mai sia un pirla, assolutamente. Dico solo che non è che si sia inventato l'acqua calda, ha semplicemente affinato questo tipo di schema utilizzando della componentistica, per quanto riguarda i trasformatori, molto bella. Oggettivamente molto bella. Non mi metto a fare le pulci su Audio-Techne, giuro in giuretta. Guardate che carino questo amplificatore che utilizza le 205 di nuovo sia come valvola di potenza sia come raddrizzatrice. Guardate che semplicità e che eleganza questo circuito. Non c'è niente di fuori posto, niente di inutile, niente di dannoso, verrebbe da dire. Abbiamo i nostri filamenti alimentati tutti in alternata con i loro avvolgimenti sul trasformatore con presa centrale, e poi abbiamo una caratteristica di questi amplificatori che era l'accoppiamento fra la massa virtuale dei filamenti e il centrale del trasformatore di ingresso con tanto di condensatori e resistenze variabili. Questo doveva servire, a quanto posso capire, migliorare le caratteristiche di accoppiamento fra il trasformatore d'ingresso e le valvole e nel contempo anche abbassare possibili rumori e rumorini dovuti all'alimentazione in alternata dei filamenti. Ovviamente non si pensava ad alimentare in corrente continua i filamenti, perché l'alternativa sarebbe stata o alimentarli a batterie e quindi cambiarle periodicamente, oppure utilizzare una moltitudine di triodi usati come diodi, raddrizzatori, tutti in parallelo per riuscire a raddrizzare le correnti necessarie ad accendere i filamenti. Quindi filamenti in questi casi assolutamente in alternata. Diamo un'occhiata all'alimentazione. Dicevamo i due triodi usati come diodo raddrizzatore, condensatori e induttore, quindi il più classico pi greco per raddrizzare la nostra anodica. Pi greco realizzato con dei condensatori da 4 microfarad. Non sappiamo questa retard coil, che non era una bobina ritardata, ma era quello che banalmente chiamiamo un induttore. Non so quali fossero i parametri di questo induttore, comunque questa è l'alimentazione. Non solo, vediamo che c'è un ulteriore retard coil, cioè un ulteriore induttore fra il secondo condensatore d'alimentazione e il centrale del trasformatore d'uscita, quindi una sorta di regolatore di corrente, cioè di un generatore a corrente costante sull'alimentazione anodica. Una cosa che assolutamente non si vede più, ma che ai tempi in casa Western Electric invece si vedeva. Molto interessante come approccio. Dopo il 42A abbiamo il 43A. Ora, se io ve li metto uno a fianco all'altro, è evidente che si tratta dello stesso amplificatore. Ma se noi lo guardiamo un po' più da vicino, vediamo che il 42 utilizza le piccole 205, il 43
utilizza le grosse 211. Il Western Electric 43, forse l'avrete visto in qualche fotografia, in qualche disegno dell'epoca, è quel rack alto così con tutte le 211 piazzate davanti che si usava come amplificatore da cinema, tanto per capirsi. Aveva tutte queste 211 in bella mostra perché di nuovo le usava sia come valvola di potenza che come raddrizzatrice per l'alimentazione. Però lo schema è esattamente identico a quello del 42, né più e né meno. Qualcuno li ha definiti la bella e la bestia, perché uno è un piccolo raffinato amplificatorino con le 205 che sono valvoline che non sto a dirvi, e quell'altro invece va coi bottiglioni, non che appunto questi bottiglioni suonino male o non vadano bene. Però ecco, questo si faceva anche così, cioè si scalavano i progetti. Chiaramente il 42 è un oggetto di queste dimensioni, e il 43 è un rack alto 1,5 m, 1,80 m circa. Però con quello ci si faceva un cinema, fondamentalmente. Ecco, per finire, buttiamo un occhio a tre schemi un pochino più recenti. Capiamo subito che sono un po' più recenti perché appaiono intanto come finali le 300B. Come raddrizzatrice finalmente c'è una raddrizzatrice adeguata ed è la vecchia cara 274 che esiste ancora adesso, viene fatta, la fa addirittura anche Elrog in versione con filamento in tungsteno toriato, tanto per fare i fini. Vediamo un attimino il nostro schema che ha perso un po' di trasformatori interstadio, li utilizza dove sono proprio solo necessari perché gente è roba che costa e quindi bisogna cercare di limitare un pochino i danni, e quindi trasformatore di ingresso per adattare correttamente le impedenze di linea, cosa che al giorno d'oggi si è completamente scordato, trasformatore driver per pilotare le due 300B finali e trasformatore d'uscita. Il resto degli stadi sono abbastanza tradizionali, non solo sono apparse le valvole di segnale a riscaldamento indiretto. È passato qualche anno. Western Electric 91, di nuovo uno schema molto simile, un pochino più semplice perché utilizza delle valvole, vediamo, un pochino diverse, vedete? Perché utilizza delle valvole un pochino più nuove che non sono neanche più triodi, vediamo dei pentodi di segnale. E poi un occhietto, secondo me, da dare è al più interessante Western Electric 92 del 35. Qui io ci spenderei una parola in più perché ci vediamo un paio di cosine simpatiche ed interessanti. Allora, la prima è questa, cioè questo cross coupling o questo accoppiamento incrociato delle griglie e dei catodi del push pull, dei catodi opposti del push pull tramite un condensatore che sembrerebbe un circuito di controreazione o qualcosa del genere. In realtà era un circuito di compensazione utile a aumentare la banda passante di questi amplificatori che utilizzavano dei trasformatori che al giorno d'oggi non considereremmo proprio lo stato dell'arte. Ecco, queste capacità che alla fine finiscono in parallelo al primario servivano a compensare in qualche modo le perdite del trasformatore in modo da dargli un pochino più di banda passante, a quanto sembra. Diciamo che con trasformatori di uscita moderni e adeguati ne farei volentieri a meno. Ma la cosa carina invece è un'altra, ed è questo accoppiamento di questo stadio. Anche questa è una soluzione che è tornata in auge più tardi, è stata riesplorata, riguardata, rivista e ricicciata, ed è l'accoppiamento con il trasformatore ma in parallelo. Infatti vediamo che qui sotto c'è un bel condensatorino qui da 0,5 microfarad, ma francamente in questo caso il valore ci interessa poco. Ebbene, questo condensatore evita che la corrente continua attraverso il primario del nostro trasformatore. Non starò ad entrare nella teoria del funzionamento dei trasformatori, sul fatto che possano avere della corrente continua nei loro avvolgimenti o meno, quindi configurazione single handed, push pull eccetera eccetera, perché sennò non finiremmo assolutamente qui. Però diciamo che questa soluzione molto carina, per nulla banale, soprattutto per i tempi, permetteva di utilizzare dei trasformatori molto più semplici, oppure comunque con caratteristiche molto migliori, proprio sopprimendo il passaggio di corrente continua nel nostro primario. Chiaramente aggiungeva sul segnale un componente in più, un condensatore in più, però effettivamente con
i trasformatori del tempo la possibilità di sopprimere la corrente continua e quindi evitare un traferro, avere un nucleo di qualità migliore, perché avrebbe permesso di utilizzare nuclei più nobili anziché dei nuclei in ferro, eccetera, eccetera, poteva effettivamente portare a un aumento delle prestazioni assolutamente non trascurabile e sicuramente non disdegnabile per quei tempi. Perché qui stavamo comunque già cominciando a parlare di trasformatori per alta fedeltà, anche se l'alta fedeltà a quei tempi era magari anche solo la sonorizzazione di un cinema, ma quello era il mercato trainante. Un altro piccolo dettaglio che si scorge appena, vabbè, a parte le valvole di segnale che sono delle 262, ma le valvole di potenza sono delle 300A. La 300A è stata la mamma della ben più nota 300B, è stata prodotta per un paio d'anni e poi si è passati al modello nuovo. E qui abbiamo ancora una traccia del passaggio della nostra 300A. E con il Western Electric 92 chiudiamo questa rapidissima carrellata degli schemi, ma secondo me alla fine, come chiusura di tutto quel discorso sugli amplificatori vecchi, serviva un bel refresh sugli amplificatori vecchi da conoscere, non necessariamente da avere, perché qui veramente potremmo usarli solo come soprammobile o poco di più, ma da conoscere sì, quantomeno per capire quale sia stata la strada seguita da pochissimi, ma la strada corretta per la progettazione di questi apparecchi. E questi, al termine di una lunga serie di amplificatori vecchi che tutto sommato non erano molto interessanti, sono gli schemi, sono i concetti, sono gli amplificatori che realmente vanno conosciuti, vanno analizzati e vanno copiati alla peggio, perché qualcuno diceva se proprio non sei in grado di fare qualcosa di originale, copia almeno uno bravo, no? Ecco, questi sono i bravi da copiare, non quegli altri, questi qui sono i bravi da copiare. In molti l'hanno fatto e con merito, perché li abbiamo nominati, i vari Imai, Kondo, Sakuma, i vari giapponesi di alto bordo, è da qui che si sono ispirati con ogni evidenza, mettendoci del loro indubbiamente nel bene e nel male, utilizzando sicuramente materiali più moderni, più interessanti, però è questa fondamentalmente la strada. Lo si può fare in diversi modi, l'importante è capire quali siano le cose realmente importanti. E lasciatemi chiudere con quella che ovviamente è la marchetta finale, ma io mi sono ben guardato dal nominarmi lungo tutto l'arco del video. Se buttate un occhio alle cose che fa il sottoscritto, beh, fatevi voi un'idea. Al prossimo video.